Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e la via dell'amore di settembre 2025. Wow, abbiamo la carta del Papa, amici della Vergine. Di solito quando c'è il Papa si parla di ufficializzazioni, si parla di qualche cosa che viene regolamentato, regolarizzato, portato davanti alla società. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate. Trovate il link alla pagina web dove potete vedere tutto quello che propongo e in più sempre nella descrizione del video ci sono i link per i videocorsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono i movimenti energetici per l'amore per settembre per la Vergine. Partiamo con un 2 di spade, un re di bastoni, abbiamo gli amanti ragazzi, la regina di spade, abbiamo un 4 di bastoni, il re di pentacoli, e un 7 di coppe. Allora, partiamo da questo 2 di spade che è una carta che ci indica dei dubbi, ci indica delle titubanze, come se ci dovesse essere una scelta da dover effettuare. 3 di spade e asso di pentacoli. Sembra che da un lato dobbiate sacrificare qualcosa per iniziare un nuovo percorso. L'asso di pentacoli è sempre collegato ai nuovi inizi, è una carta molto positiva perché parla anche di doni che potrebbero arrivare, però normalmente fa riferimento a qualche nuova strada da percorrere. Andiamo al re di bastoni, asso di coppe. Secondo me questo re di bastoni può rappresentare qualcuno che avete in testa, qualche personaggio. Se non avete nessuno in testa, questo re di bastoni potrebbe essere una persona che andrete a conoscere, diciamo verso i primi 10-15 giorni di settembre. Non credo che sia una conoscenza, come vi posso dire, di quelle lampo, di quelle che ci conosciamo, ci piacciamo e incominciamo a uscire insieme. Credo che sia una cosa un po' più lenta in questo caso. Diciamo che il 4 di spade è una di quelle carte che io la chiamo la carta del masochista, cioè è come se ci fosse qualche situazione che magari non vi convince del tutto, ma voi preferiate rimanere lì così in questa situazione perché magari non sapete bene da che parte correggere piuttosto che come affrontare certe cose della relazione. Diciamo che il 4 di spade è una carta che indica una sorta di isolamento anche per qualcuno, quindi o potreste essere voi che vi state isolando da questo re di bastoni o il contrario. Andiamo a vedere la carta degli amanti. Abbiamo un matto e un 8 di bastoni. Io credo che, soprattutto se questa persona la conoscete già da tempo, sia come giunto il momento di avere qualche cosa di più da questa persona e con l'otto di bastoni potrebbe arrivare proprio questa comunicazione. Quindi o siete voi che parlerete con il o la partner per, diciamo, riuscire ad ottenere qualche cosa di più
o potrebbe essere l'altra persona che arriva e, diciamo, vi chiede, vi parla di creare qualche cosa in più. Quello che mi colpisce è il matto al contrario. Datemi una carta per il matto. 6 di coppe. E nel caso conosciate già questa persona da tanto tempo, può essere che abbiate bisogno come di una prova per sentire che questa persona realmente vi ama. Io credo che questo matto al contrario faccia riferimento a una sorta di sfiducia che possiate avere o nei confronti della persona specifica o nei confronti delle relazioni e dell'amore in generale. Andiamo a vedere la regina di spade. 6 di spade. E cavaliere di pentacoli. Ora, io credo che siano certe regole mentali a, diciamo così, rendere un po' complicato lo svolgimento della relazione. Mm. Potrebbero essere legate a questo 3 di spade, effettivamente. 3 di spade è lo spirito di sacrificio, è qualche tipo di sofferenza mentale che molte volte ci auto-infliggiamo e potrebbe proprio essere a causa di questo 6 di spade. Vi faccio un esempio. Nella mia educazione, sono stata educata, per esempio, dove quando c'è una coppia, quando c'è un lui e una lei, ehm, non si fa più niente da soli, cioè bisogna sempre fare tutto insieme, ok? Quindi lo spirito di sacrificio è per stare con questa persona sacrifico il mio tempo personale, ma questo potrebbe essere semplicemente un modo di pensare che avete acquisito, non è detto che sia giusto, a livello oggettivo e non è detto che sia giusto in questo momento di vita per voi. Io credo che faccia parte più del bagaglio culturale che avete acquisito, però mi viene anche da dire che questo tipo di rigidità mentale con la regina di spade non è favorevole allo sviluppo della relazione, secondo me. È come se ci fosse un invito a essere più flessibili, a valutare bene quelle che sono le vostre credenze che avete acquisito in passato. Le credenze limitanti, lo dico spesso, non sono qualche cosa di cui noi siamo coscienti. Cioè, quando io dico a una persona, non lo so, una credenza potrebbe essere, credo che non ci sia nessuno là fuori adatto a me, ok? Questa non è una credenza ovviamente che noi facciamo a livello cosciente, perché a livello cosciente cerchiamo qualcuno che sia adatto a noi, abbiamo sempre questa speranza. Però quello che è programmato a livello subconscio, quindi che è sotto praticamente, potrebbe essere questa cosa qua, e quindi il fatto che crediate che non ci sia nessuno adatto a voi. E finché avete questa credenza, e queste credenze riuscite a scoprirle nel momento in cui andate a cercarle, poi c'è proprio un test da fare per vedere se le avete o no, però nel momento in cui uno cerca la credenza, trova la credenza, allora sì che la può cambiare. Quindi vi dico, cercate di analizzare bene sia il vostro modo di pensare, ma anche il vostro modo di agire, perché se io credo che non ci sarà mai nessuno là fuori per me, il comportamento che potrei avere è quello di, non lo so, magari di isolarmi, di non, io dico apparecchiarmi, di non truccarmi, di non imbellettarmi prima di uscire, perché tanto penso che nessuno mi guarda, no? Potrebbe essere una reazione al modo di pensare che avete. Quindi iniziate ad osservare come vi comportate, quello che pensate. E secondo me è un po' di lì che bisogna andare con questa flessibilità mentale di cui ci parla la regina di spade. O meglio, la regina di spade ci parla di rigidità mentale, però è dovuta a questo modo di pensare. Secondo me c'è come da rivedere certi pensieri. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. 6 di pentacoli, sole e 7 di pentacoli.
sia il 4 di bastoni che il 6 di pentacoli sono carte di equilibrio. Quindi io credo che le carte qui vi vogliano consigliare di, primo, portare pazienza, perché avete anche un 7 di pentacoli che vi dice di prenderla con calma, insomma. E poi io ho anche la sensazione che ci sia come da riequilibrare i piatti della bilancia all'interno della relazione. Cioè, do quanto prendo, o meglio, ricevo quanto do. Questo potrebbe essere una cosa. La seconda cosa è, il 4 di bastoni fa riferimento a una casa e il 6 di pentacoli ai contratti. Non vi nego che per qualcuno questo Papa potrebbe essere l'ufficializzazione di una convivenza e quindi a settembre deciderete di andare a convivere piuttosto che prenderete una casa per andare a convivere, cioè è come se nella seconda parte del mese le cose si risolvessero e non fossero più così tanto pesanti. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. Abbiamo l'appeso e la stella. Io credo che questo passaggio, che sia appunto andiamo a convivere, che sia il facciamo qualche cosa insieme, che sia l'equilibrare, per esempio, quello che si dà con quello che si riceve, che sia, mi viene da dire, l'occuparsi dello stare bene insieme, cioè è come se tutte queste cose giovassero alla relazione, fino ad arrivare a questo Re di Pentacoli, che è una carta molto positiva, ragazzi, perché parla di stabilità, parla di generosità. Io credo che arriverete ad un punto dove riuscirete a vedere le cose da un'altra prospettiva, magari anche dalla prospettiva del partner, e inizierete come a fissare nuovi obiettivi, o perlomeno inizierà come a venirvi una speranza diversa. E difatti poi terminiamo con un set di coppe che adesso andiamo a vedere, 2 di spade e 4 di bastoni. Sì, io credo che ci sia qualche tema qui con la convivenza o cose di questo genere. La cosa interessante è che iniziamo con un 2 di spade e finiamo con un 2 di spade, ma sono argomenti diversi, cioè questo secondo me è più per come mi vivo la coppia, questo è più il futuro della coppia. Se siete single vi dico, questo Re di bastoni potrebbe essere effettivamente una persona che andrete a conoscere. Credo che potrebbe proprio essere un balsamo per il vostro cuore, questa persona, però è come se aveste delle titubanze, delle paure che vi allontanano dalla relazione in sé, non dalla persona specifica. Cioè è come se diceste no, aspetta un attimo perché prima di entrare in una relazione ci devo pensare bene perché se entro in una relazione sono convinto o convinta di dover lasciare indietro altre cose. Però ripeto, lavorando sulle credenze limitanti è come se deste il passaggio a tutte queste belle altre carte. 2 volte il 4 di bastoni, la carta degli amanti, il 6 di coppe, il papa, la stella, gli amanti non so se l'ho già detto. Però ragazzi sono tutte carte che ci parlano di qualche coppia predestinata, eh? E secondo me si finisce in equilibrio, cioè il 7 di coppe è come se mi dicesse ci sono tante opportunità da valutare, tante strade da prendere, bisogna riflettere bene, però secondo me il tema casa, il tema equilibrio, il tema stabilità lo raggiungerete. E per qualcuno, vi dico, con questo Papa è un po' come l'ufficializzare la relazione, far conoscere ai vostri genitori, ai vostri amici, il vostro partner, insomma, c'è questo tema di mezzo, ok? Andiamo a vedere un oracolo. Conoscenza profonda, carta numero 43. Questa carta vi invita a chiedervi il perché di certe cose, esattamente quello che vi consigliavo di fare io prima con questo 6 di spade. Perché mi comporto così? Perché ho il desiderio di questa cosa qui? Cioè, vi faccio un esempio.
Voglio una casa. Ipotesi, visto che qua c'era un po' il tema della casa. La domanda è perché voglio una casa? Perché intendo comprata, perché così nessuno mi può buttare fuori, perché ho bisogno di un punto fermo, perché avere una casa di proprietà mi fa sentire nel mio potere personale. Cioè, le motivazioni possono essere svariate. Qui questa carta vi invita alla conoscenza profonda, cioè a farvi delle domande e a chiedervi il vero perché di quello che pensate e di come agite. Che non è giudicabile, cioè il punto è chiedersi perché faccio questa cosa qua senza giudicare se sia giusto o sbagliato, semplicemente capire cosa mi muove. mm. Andiamo a vedere l'I Ching. Ok, allora la prima carta è Ama te stesso, carta numero 42, e La tomba dell'amore, carta numero 49. Allora, nel libro la carta numero 42 ha come traduzione l'accrescimento e la spiegazione dice: tutti gli sforzi, tutti i sacrifici che vengono fatti a favore degli altri sono garanzia per noi di gratitudine da parte dei beneficiati e di gioia comune. Quando si stabiliscono questi legami, in questa atmosfera fervida, si può benissimo accingersi a qualche impresa impegnativa e anche i lavori rischiosi riusciranno. Facendo il bene agli altri si creano condizioni che tornano anche a nostro favore. Ed è naturale. Noi potremo sempre contare sulla solidarietà dei beneficiati. Quindi il fare del bene in, in questo senso vi aiuta a ricevere bene. E mi viene in mente una frase leggendo, diciamo, il titolo della carta: ama il tuo prossimo come te stesso. Questo vuol dire che prima dobbiamo imparare ad amare noi stessi e poi lo stesso tipo, la stessa qualità di amore lo diamo agli altri. Anche perché, ragazzi, se io non sono in grado di amare me stesso, non sono in grado di amare gli altri. Avrò un amore condizionato, avrò un amore distorto, ok? La seconda viene tradotta come la rivoluzione e la spiegazione dice: se c'è una reale necessità, si proceda pure al cambiamento, all'innovazione su cui verte la domanda. Nel momento opportuno si troverà appoggio e comprensione che, uniti alla nostra perseveranza e rettitudine, assicureranno riuscita. Occorre sbarazzarsi anche del minimo interesse egoistico, cioè stabilire ben chiaro che il cambiamento non viene attuato per esclusivo lucro, per pura avidità di guadagno. Anche gli altri, i collaboratori, debbono trarne vantaggio. È necessaria anche una buona perseveranza perché il risultato non giungerà subito. Leggendo la traduzione qui, La tomba dell'amore, credo che questa carta faccia un po' riferimento al lavorare giorno dopo giorno alla relazione, cioè come se con pazienza, con dedizione si debba costruire insieme un qualche cosa, insomma. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, potete condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Diversamente potete anche fare lo stesso tipo di lavoro nella sezione degli abbonati. I titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle copertine, nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Però, basicamente tratto temi di metafisica, quindi tutto quello che riguarda i chakra, come definire se un chakra è in equilibrio o in disequilibrio e come riequilibrarlo. Parlo di metamedicina, che è la psicosomatica legata alle malattie, e ci sono anche alcune meditazioni per qualcuna per la protezione, qualcune insomma, sono varie meditazioni e in più c'è tutta la parte appunto delle credenze limitanti che viene elaborata suddivisa per settore, quindi per l'amore, per il lavoro e via dicendo. Comunque,
I titoli dei video, come vi ho già detto, si vedono, potete dare un'occhiata. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!